Buongiorno amici del canale! Ciao! È grande? Sì. Infatti dove siamo? Fuori. Fa caldo? Sì. Però meno di settimana scorsa. È un po' arieggiato. Infatti sono 2 settimane che posticipiamo questo restyling perché avevamo paura di venire qua fuori a fare questo restyling. Prima di iniziare a fare tutto il procedimento dovremo togliere un pezzo, perché questo è un mobile molto vecchio che era in un negozio di scarpe, sapete quelli belli, con le scatole, pieni di scarpe, vabbè, quei negozi che non ci sono più. Il proprietario del mobile è un mio amico, si chiama Davide, e questo negozio era un negozio di famiglia. Lui tiene particolarmente a questo mobile e ha piacere di metterlo in casa. C'è un clacson. Ha piacere di metterselo in casa, quindi io andrò a riportarlo al suo stato originale, ma lo renderemo un pochettino più moderno e innovativo, anche perché Davide ha una casa bellissima, che farà contrasto nella sua casa, Sì. perché la sua casa è bellissima, nuovissima, ha moltissimi elementi moderni, con resine sui pavimenti, colori molto chiari, ma voleva un pezzo grintoso. Cosa faremo? Tra poco lo coricheremo, perché andremo a togliere questa parte sottostante, da qui al fondo, perché il mobile in realtà è nato per essere originale fin qua. Quindi noi non andremo a buttare nulla, anzi questa parte sottostante ce la teniamo e ci facciamo qualche cosa, però sono sicura che portandolo al suo stato iniziale sarà già veramente molto elegante. Partiamo Emma? Partiamo. Partiamo. Sembra che devo liberare il mondo dai mostri, ma non è così, anche se alle mie spalle c'è un super aiutante validissimo oggi. È un aspirapolvere molto interessante, perché quando io devo andare a carteggiare, soprattutto in verticale, se per caso dovete fare soffitti o cose molto in alto, vi aiuta tantissimo, perché ovviamente ce l'avete a spalle, non pesa, ha una super potenza perché è collegato a una batteria da 40 o 40 volt, quindi è molto molto potente, e ovviamente il tubo di aspirazione della levigatrice è collegato, quindi oggi utilizzo questo aspirapolvere collegato alla levigatrice. Un'altra cosa molto importante quando dovete fare lavori e andare magari in altezza è sempre questo: levigatrice rote orbitale. Io in questo momento uso questa sempre con la batteria molto potente da 40 volt che potete attaccare alla cintura, al grembiule, a quello che voi vi lascia più sicuri. Adesso io lo lascerò appoggiato fin quando sono appunto coricata qua in orizzontale a lavorare con la macchina, però se dovete andare in altezza avete tutto il necessario e rischiate sicuramente di non farvi male, oltre alla potenza. Cosa faccio ora? Io tolgo tutti questi cassetti che sono stati numerati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cassetti e inizio a carteggiare tutta la scocca. Perché Elisa carteggi? Ma non ci hai detto, non ci hai insegnato in questi anni che Magic Paint aggrappa su tutto senza levigare? Qua vi volevo, perché la domanda che arriverà sotto i miei post so già che è: Elisa, perché carteggi? Perché dovete guardare tutto il tutorial, e tu Clarissa quando fai le reel mi raccomando fai attenzione a specificare che oggi carteggiamo solo ed esclusivamente perché la tecnica che vogliamo creare su questo mobile è la tecnica del lavaggio su legno grezzo. Ovviamente per bere il legno deve essere grezzo, quindi per bere devo eliminare la patina lucidina che andrebbe a evitare che la pittura entri e che quindi lavi il legno. Perché voglio fare questa tecnica? Perché sotto ha un legno meraviglioso. Vieni a vedere qua con me tutti i laterali, sono stupendi. Guardate qua questo nodo del legno legato a questo. Legni molto molto antichi, legni secchi, legni che negli anni hanno sicuramente fatto il loro lavoro egregiamente. Io qua ho già fatto un primo test di levigatura per vedere come sarebbe stato il legno sottostante ed è bellissimo. Questa tecnica la utilizzo soprattutto quando voglio rendere onore ai legni, portandoli di nuovo a respirare, ma senza lasciare il colore originale, perché secondo me nell'ambiente di Davide potrebbe non star bene e oggettivamente a lui verde piace, quindi so già che ci butteremo su un verde. Il lavoro è molto lungo, ma certosino, ci saranno pochi passaggi, ma molto lunghi oggi, perché togli i cassetti, carteggia la scocca, togli le maniglie, che magari sono arrugginite, quindi le viti bisogna prima mettere uno svitol, dopodiché togli le maniglie e le numeri lasciandole dentro il cassetto con le viti originali, carteggi i frontalini, dopodiché ripristini sempre tutto prima di iniziare, quindi vai a vedere se è tutto fatto bene, se le maniglie sono a posto, se non hanno bisogno di essere carteggiate o altro limate, si farà il lavaggio di colore, molto delicato, e dopodiché si va in protezione prima di rimettere le maniglie. Pochi passaggi, 4-5, ma sono enormi su un mobile così grande, quindi
Ricordatevi che questi lavori così grandi è meglio farli all'aperto, perché è vero che si ha una bella levigatrice con un buon aspirapolvere, ma potreste comunque avere nell'ambiente della polvere. Molto poca oggi ne avrò, però potrebbe esserci. In questo modo non riempite la casa di polvere e non respirate. Attacco il mio aspirapolvere. È molto potente. Sotto ho messo una grana 120. Non parto con grane troppo grosse perché non voglio andare a graffiare questo legno. Un legno molto duro, molto solido, quindi una carta 120 mi aiuta a togliere questo strato. Partiamo. Come vedete, qua ci sono due legni differenti, non è una cosa strana, all'epoca lo facevano moltissimo, legni molto più duri, molto rigidi, molto solidi per la parte più esterna della scocca e per le divisioni mettevano a volte dei legni meno nobili. Qua, come potete notare, è più chiaro e ora lo vediamo perché carteggiando abbiamo tolto il mordente, ovvero la tonalità di colore che stava tingendo il legno. Come potete vedere questo è ossidato e più scuro, questo è leggermente più chiaro, motivo per cui su questo mobile noi poi faremo il lavaggio di colore. Potrebbe essere bellissima l'idea di tenere anche legni con colori differenti e metterlo al naturale, però è un po' come andare a scoprire le tecniche di produzione di questo vecchio mobile. Che cosa ha combinato il falegname? Questa è un pochettino l'idea. Però oggi faremo un lavaggio, quindi io continuo a carteggiare dappertutto, soprattutto sui divisori. Come vedete in questo punto i tarli hanno lavorato parecchio. Io, senza saperne leggere né scrivere, so che non ci sono i tarli in questo momento perché non ho più visto polvere, questo mobile è stato parcheggiato qua un bel po' di tempo, ma prendo il mio super macchinario, premo e in 7 minuti, 8 al massimo, avrò sterilizzato completamente dai tarli quella parte. Quindi mi raccomando, pensateci, per questo macchinario mi ha salvato la vita. Ora mi allontano di alcuni metri perché non posso stare direttamente vicino perché ha onde particolari che vanno appunto a disintegrare il tarlo e non voglio stare vicino. Vado a lavorare dall'altra parte del mobile. Mentre io passo la mia levigatrice dappertutto, Emma mi aiuta con l'altra levigatrice, così facciamo prima. Carta 120. Carteggio tutti i cassetti facendo attenzione a far prendere a tutti la stessa tonalità di colore e uso ovviamente la stessa grana del mobile. Guardate che differenza, prima e durante e dopo. Passiamo la cera dappertutto. Dappertutto cosa vuol dire? Sulla parte in cui scorrono i cassetti, così, quindi nella parte interna dove vanno comunque a scorrere i cassetti e sul cassetto. Vi faccio vedere. Prendiamo il cassetto, andiamo qui dove ci sono le guide, dove scorre il cassetto e si va a incerare questa parte e anche l'interno del cassetto. Non qua ovviamente, non nella parte esterna perché altrimenti poi non possiamo più fare il lavaggio di colore. Nel momento in cui voi andate a rimetterlo a posto, lo fate scorrere un pochino avanti e indietro in modo che inizi ad assestarsi. Questo aiuterà a far scorrere i cassetti per tantissimi anni. E non si inchiodano. Continuo. E anche l'ultimo. Quindi, ricapitoliamo. Messo a posto tutti i cassetti perché sono stati carteggiati, purificati, sistemati, incerati nelle guide. Ora facciamo passare questa nottata perché siamo molto stanchi, sono le 5 di pomeriggio
Domani inizieremo con il lavaggio di colore. È importante fare il tutto in un ambiente che rimanga tale come temperatura. Cosa vuol dire? Che nel momento in cui tu andrai a fare un lavaggio di colore sopra il legno potrebbe leggermente dilatare. Certo, poi quando asciuga essica, però tenete a mente che se ora i cassetti sono perfetti e scorrono bene, anche perché sono stati carteggiati al 100% e quando abbiamo carteggiato abbiamo fatto anche tutti i laterali, mettendoli a posto, potevano esserci delle spine di legno che partivano, quindi noi abbiamo voluto purificare il tutto per bene, però tenete conto che col lavaggio potrebbe leggermente dilatare, quindi mi raccomando dovete fare essiccare e non preoccuparvi se poi il cassetto non scorre bene. A domani! Prima di proseguire con la colorazione andiamo a mettere lo scotch sui cassetti per proteggere le guide. Vado a metterlo in modo verticale, lasciando qualche centimetro che coloreremo, così da non avere segni in caso di chiusura. Faccio su tutto, su tutti i cassetti e poi partiamo col colore. Oggi fa molto molto caldo, il mobile è bellissimo e il proprietario ha cambiato idea perché siamo rimasti in dubbio fino a oggi se farlo color olivia o color royal green e ieri sera Davide mi dice ma se fosse un blu? E io gli ho detto ti accetto solo il sunset blu, bellissimo, voglio lui. E allora oggi sarà sunset blu. Il procedimento che stiamo per fare è facile e veloce e poco costoso perché vi assicuro che colorare un mobile così grande con un colore tanto tannico, coprente come appunto il sunset blu vi fa risparmiare tantissimo, ne useremo veramente poco. Questo è un barattolo quasi nuovo, come potete vedere. Ne manca proprio un dito. Magari non sono 500 ml, possono essere 450 ml. E ora li diluirò in un contenitore di plastica con moltissima acqua, quindi lo diluisco del 100% con acqua. Cosa vuol dire? 100 grammi di colore, 100 grammi di acqua, giro tantissimo, uso un pennello morbido come il King, che mi fa andare bene il colore nelle fibre del legno, uso il pennello a punta per andare in alcuni anfratti dove non va il King, tipo qui, qui, giusto per andare a tonalizzare i punti con l'incavo e andrò a colorare il tutto. Perché oggi faccio un lavaggio del 100% di acqua? Quindi perché lo diluisco così tanto? Perché fa tanto caldo. Se vedete questo video in dicembre e volete fare questa tecnica in dicembre, mi raccomando, diluite di meno perché asciuga di meno. Io sono fuori, fa caldo e quindi devo far sì che il colore abbia tempo di diluirsi e stendersi benissimo sulla superficie. Diluiamo il colore. In questa vaschetta metto più o meno 200 grammi di colore, stessa quantità di acqua. Elisa, perché non pesi? Elisa non pesa perché non è fondamentale nel momento in cui poi tu conosci il colore e nel momento in cui sai cosa vuoi ottenere. Qua a me interessa solo che il colore sia molto 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 fluido e diluito. Guardatelo. Come potete notare, diluendolo così tanto si è schiarito moltissimo, ma quando sarà asciutto sul mobile tornerà a esserci la stessa pigmentazione iniziale. Il primo consiglio che vi do è di non dimenticarvi mai, mai, mai di girarlo. Dovete girarlo spessissimo, col pennello, non con il bastoncino di legno perché va a grattare e non gira bene. Quindi col vostro pennellone, prima di prendere il colore, date una bella girata. In questo modo non si va a dividere. Il secondo consiglio che vi do è di mettervi i guanti, perché se Magic Paint si toglie molto male dalle mani, Magic Paint diluita non si toglie dalle mani e quindi è meglio assolutamente al 100% mettere i guanti. Un'altra cosa che dovete tenervi vicino quando partite per un lavaggio è panettino umido strizzatissimo, panettino asciutto, perché loro vi aiutano ad arrivare al tono, al colore, alla fine che voi volete. Se non avete questi due poi dovete correre e nel frattempo asciuga. Iniziamo? Sì. Io parto facendovi vedere un cassetto, questo bordo e poi il laterale. Tre difficoltà diverse, perché? Lui è piccolino, cola, e devi stendere sempre il colore seguendo il legno. Quindi qua si stende così, qua si stende così. Quindi difficoltà diverse, piccolo e incavato, piatto e più bianco, lungo che cola. Tre difficoltà differenti su cui stendere il colore, perché qua non possiamo stenderlo come se fosse una cucina, belli comodi orizzontali, qua bisogna lavorare sulle altezze. Una delle cose fondamentali è non partite dal cassetto chiaro, se ce li avete anche voi, ma partite dalle parti già più scure. Fate questo, lui lo fate per ultimo perché dovete portare il cassetto chiaro, in legno chiaro, ad essere della stessa tonalità del laterale di legno che è più scuro. Quindi è fondamentale lavorare su questi livelli. Si era già leggermente diviso anche se è passato solamente qualche minuto, quindi ho rigirato
cola molto perché è molto diluita, quindi ragazzi dovete scolare, anche perché il pennello King è un pennello che intrappola moltissima vernice. E ora mi tengo vicino prima il pannetto asciutto. Do tempo al legno di assorbire il tono di colore, perché noi vogliamo vedere un bel legno colorato, ma dove la venatura del legno viene fuori. E questa è la bellezza di questa tecnica. Anche qui. Quando arrivo a questo punto devo cambiare pennello. Prendo il pennello a punta, prendo un po' di colore, scarico bene il pennello e mi vado ovviamente a tingere questa parte dove io non posso andare col pennello King perché è troppo grande. Qua non si va così, perché altrimenti andate a fare questa pennellata che viene assorbita in orizzontale. Qua si fa così e se per caso avete sporcato sotto, si pulisce immediatamente con il pannettino umido. Mi raccomando, è importante, non dovete fare delle pennellate contro la vena del legno. Finiamo questo lato, bene, ok. Come potete vedere in questo caso abbiamo coperto molto il legno, quindi in questo momento non stiamo vedendo tanto il legno sottostante, ma non vi dovete fare ingannare, perché nel frattempo il legno lo sta bevendo. Sta a noi capire cosa fare. Lo vogliamo così scuro? Lasciamolo così. Vogliamo alleggerirlo? Togliamo prima con quello asciutto, poi passiamo, se serve, quello umido. E vedete come il legno sottostante è tonalizzato. Il legno è tinto di blu, ma si vede perfettamente la vena legnosa sottostante. La difficoltà nostra oggi è far diventare i legni il più possibile simili tra un pezzo e l'altro. Ora guardate bene, vi ho spiegato la tecnica e controllate. Siccome questo è più scuro, questo è medio, questo è più chiaro tinto, possiamo prendere in questo momento il panno in microfibra, bagnato, passarlo leggermente e tonalizzare il legno. In questo modo, come potete notare, cambia. Il legno ha un colore molto simile. Qui invece, che è più scuro, che si fa? Si passa una seconda volta il colore. Lo lascio un po' di più in posizione e lo tingo un po' di più. Qua ovviamente dovremo colorare il tutto anche la parte superiore, che è di legno meno bello. Passiamo al laterale. È importante seguire la vena del legno e ovviamente, essendo molto liquido, è normale che possa colare, motivo per cui io per terra ho messo un feltro assorbente. Allungo le pennellate perché non si devono vedere pennellate a metà, ma pennellate lunghe che uniscono il laterale da giù a su. Quindi prima di alleggerire con il panno, allungo le pennellate. Quando asciuga, come potete vedere in questo caso, il colore schiarisce, ma non vi dovete preoccupare perché sappiate che quando poi si va a proteggere con il protettivo o con la cera, torna a essere il colore sunset blu che abbiamo scelto all'inizio. Partiamo con il panno asciutto. Qua si vedrà se avete carteggiato bene o male, perché se avete carteggiato bene la superficie è perfetta, liscia, omogenea e non fate fatica. Se avete carteggiato male e avete dimenticato dei punti dove è rimasta della vernice sottostante, mi spiace dirvelo, ma non assorbirà il colore. Più carteggiate in modo omogeneo, lisciate la superficie in modo omogeneo, più la tintura viene assorbita dalla superficie del legno in modo omogeneo. Facciamo asciugare, vediamo come viene e nel frattempo inizio con i cassetti. È importante vedere il risultato anche da asciutto, perché altrimenti non sapete come procedere. Come vedete sui lati abbiamo messo il nastro carta, perché? Perché la tinta non deve andare a colare qui, quindi noi ci fermeremo qua. Qui è importante colorare un po' di più perché appunto il legno è più chiaro. Emma mi ha tenuto il colore girato, quindi è bello miscelato e ora coloro. È facile perché sono in orizzontale. Molto più semplice colorare in orizzontale piuttosto che in verticale perché così non cola. Seguite sempre la vena del legno. Facciamo il bordino frontale, fondamentale.
panno asciutto, io prendo la parte già un po' sporca di colore, lo rendo morbido senza avere delle righe e lo passo. Alleggerisco, ma non troppo, perché appunto, come vi dicevo prima, i cassetti chiari vanno tonalizzati un po' di più per sembrare non troppo chiari rispetto alla scocca. Lui lo vedrete finito quando è asciutto, perché in questo momento non si nota molto la vena del legno, ma quando asciuga la vedrete benissimo. Asciugo ancora leggermente, in modo che quando asciughi possa venire fuori la vena, e lo rimetto al suo posto. Come potete notare, contro luci già si inizia a intravedere la vena e man mano che si asciuga verrà fuori sempre di più la vena legnosa. Ora sta a noi decidere cosa fare. Preferirei fare tutti i cassetti, lasciarli per terra e fare tutti i listellini, perché devono essere fatti bene, soprattutto nei laterali, ovvero in questa parte, che una volta, quando sarà chiuso poi il cassetto, si vedrà. Quindi attenzione, fate sempre bene anche l'interno del bordo. Quindi, Emma, mettiamoci di buona lena, coloriamo tutti i cassetti. Guardate come assorbe. Non tutti i legni, anche se sono parte della stessa pianta, assorbono nello stesso modo. Ci sono punti di legno che assorbono di più e altri che assorbono di meno. Quindi mi raccomando, non pensate che sia sempre il solito giochetto. In base alle stelle di legno assorbe il colore anche in modo diverso. Siccome è venuto benissimo, ma in alcuni punti voglio far venire fuori un po' più di legno, levigatrice, aspirapolvere, carta 320, quindi sottilissima, e la passo. Magari schiaccio un po' di più in alcuni punti, meno in altri, in modo che sulle parti lisce e ampie faccio solamente una, diciamo, lucidata, una vellutatezza, in modo che la pittura rimanga liscia, vellutata, bellissima, prima di proteggere. Vai. Clarissa verrà di qua dove sono io, vi farà vedere questa parete contro luce, voi vedrete che è lucida, perché non è vero che la vernice a gesso rimane ruvida. Chiaro, rimane ruvida se non la lisciate o se non la proteggete, ma ora vi farà vedere contro luce addirittura che questo lato di mobile è lucido ed è vellutatissimo. Emma, passaci la mano. Vedete contro luce che è lucida, si vede la luminosità e non è ancora protetta. Questo passaggio, oltre che rendere la pittura super vellutata, rende anche la pittura molto più resistente. Continuo. Siete pronti per la magia? Allora avvicinatevi e guardate cosa succede quando tu proteggi un mobile, che sia cero protettivo non cambia nulla, ma quando lo vai a nutrire vivifica. Vi faccio vedere un pezzo di questo lato e un cassetto, così capite. Pennello solo per le cere, carico bene, vado qua, ne metto abbastanza, va poi massaggiato. Chiaro che qua in lunghezza solo in un lato, ma quando vengo qua meglio stendere con pennellata incrociata, quindi prima così e poi ovviamente l'ultimo punto si deve sempre lisciare nella lunghezza, perché poi contro luce si vede. Avete visto che spettacolo?
il colore diventa bello, vivo, pieno, idratato, nutrito. Uno spettacolo di mobile. Mentre le ragazze mi aiutano a proteggerlo tutto, io poi parto anche mettendo le maniglie. Venite a vedere un cassetto. Il cassetto potrebbe essere leggermente differente, leggermente più chiaro, proprio perché ha un legno diverso. Partiamo da qua, così vedete bene il tutto. Guardate il cassetto, nel lato intrecciato, liscio nella lunghezza, che spettacolo. La vista lontana ti fa vedere quanto è bello. Approviamo? Dai, voi fate la cera, io inizio a mettere le maniglie. Lui sembra finito. Sì. Glielo facciamo vedere ambientato? A tra un po'. Ciao. Cambio destinazione d'uso! Doveva essere un mobile d'ufficio, cioè in una stanzetta fare anche avere questo utilizzo, ma alla fin fine ci siamo guardati intorno e abbiamo detto: ma quanto sta bene questo tono con il colore della piscina in questa casa bellissima? E allora l'abbiamo messo qui, in questa parte di porticato, dove in realtà serviva un mobile per riporre le cose più utili durante la giornata, le feste e l'utilità, e sta talmente bene che scalda anche la bellezza di questa casa estremamente moderna. È un connubio perfetto. Secondo me sta anche molto bene con questo pavimento fatto su misura, anticato. Sembra quasi un lavaggio di colore. Ora vi lascio alle foto di rito di questo bellissimo mobile. I prodotti utilizzati sapete che non ci sono su Amazon e neanche nelle catene tipo Leroy Merlin, ma li trovate solo sul sito magicpaint.it, dove trovate anche i miei rivenditori suddivisi per regione. E Emma direbbe: mettete il numero del CAP nella casellina, così vi arriva subito l'indicazione di quello più vicino a voi. Buone ferie, si può dire? Perché è ancora agosto, quindi buone ferie. Mamma che caldo. Io vado a farmi l'aperitivo.